Ciao! Tu sei molto simpatico. E come si stiracchia? Giù, giù, Moro. Giù. Ciao. Ciao. È bellissimo. Bravo. Benvenuti a Contrada Bricconi. Un borghetto del XV secolo che è stato riqualificato e che sta tornando alla vita. Qui c'è un fienile, una stalla, producono formaggi e ovviamente c'è anche il ristorante. Noi, come al nostro solito, siamo arrivati presto, molto presto, in orario proprio da rompere le scatole. Siamo con Giacomo, che è, potremmo dire, l'ideatore di tutto. Il matto di turno. Esatto. Adesso siamo nell'orto, giusto? Siamo nell'orto, Ok. perché è nostra usanza ormai da un po' di tempo a questa parte portare tutti gli ospiti a fare questi due passi nell'orto, raccontando loro che appunto questo è un progetto agricolo che nasce 12 anni fa, che oggi in questo incontro che abbiamo fatto con Michele ha trovato, diciamo, un po' la sua sublimazione, Valorizzazione. capito? Viene curato da noi dopo. Ma guarda qua, cioè sembra Avatar. Ma guarda che bello. Questo è il cavolo riccio, Il cavolo rosso riccio. e verde, poi lo assaggiate. Non so, deve aver trovato le condizioni Ideali, ideali, perché non- ancora un po' alto, 2 metri. Varietà di basilico che arrivano da ogni parte del mondo, lo sciso, trovate erbe che arrivano dall'Oriente, questi arrivano dal Messico. Qui da lavorare ce n'è, eh? Franci, non gli rovinare lo sciso. No, ho preso una fogliolina piccolina. E a noi questo tipo di ristorazione ci sta chiedendo di essere più contadini di prima, perché ha dato una complessità anche alla parte agricola, cioè di verdure prima ce ne disinteressavamo totalmente, abbiamo un pollaio, allevavamo gli agnelli per avere la carne in tavola, l'azienda paradossalmente è diventata molto più complessa, no? Questo era un borgo isolato, costruito su una via di transito, di fatto era rimasta una sola famiglia contadina. Ok, parliamo del 2011. 2011, bravo. Ho studiato, non Hai sembra, studiato? ma... No, hai studiato, ti vedo sul pezzo. Prego. Wow. Ciao ragazzi, che bello. Ciao, benvenuti. Che profumo che c'è qui dentro! Il nostro obiettivo è quello di conservare tutto quello che l'orto ci dà e evitare di fare scarto. Quindi queste erbe le essicchiamo in questo fienile e inoltre le pareti sono molto spesse per far sì che la temperatura interna non venga molto influenzata da quella esterna. La bevanda che veniamo a servire è una kombucha, quindi una bevanda di origine orientale, un prodotto fermentato. Noi andiamo a caratterizzarlo con dei fiori di sambuco. I fiori di sambuco andiamo a raccoglierli noi ragazzi di Sale di Cucina Insieme nei mesi di maggio e giugno nelle montagne qua vicine. Noi partiamo facendo uno sciroppo nel quale andiamo ad aggiungere appunto i fiori di sambuco. Lo lasciamo una notte in infusione, dopodiché andiamo ad aggiungere una colonia di batteri acetici e per noi sono fondamentali appunto perché ci daranno questa fermentazione. L'effervescenza che percepirete assaggiando la bevanda è del tutto naturale. Io, prima ancora di mettere qualsiasi cosa in bocca, sono già emozionato. Siamo entrati in una stanza pazzesca. Kombucha. La seconda parte, quindi una tartelletta. Alla base troviamo una cialda di mais rostrato rosso di Rovetta. È un mais autoctono che viene coltivato a 20 minuti dalla contrada. Andiamo poi ad aggiungere una cagliata, quindi la prima parte di lavorazione del formaggio. Attualmente ha un sentore erbaceo e floreale perché le mucche sono al pascolo e si nutrono di foraggio fresco. Andiamo poi ad aggiungere una salsa che viene fatta con della lattuga passata alla brace e un misto di erbe aromatiche. Proseguiamo poi con delle zucchine, anch'esse vengono passate alla brace e vengono condite con un olio al porro. Quindi andiamo a prendere le parti più esterne del porro e le andiamo a grigliare, a stracuocere alla brace e andiamo a condire le nostre zucchine. Terminiamo con un mix aromatico del nostro orto e vari fiori. Queste erbe appunto vengono raccolte giornalmente da noi ragazzi di cucina. Il nostro obiettivo appunto è di valorizzare quello che l'orto ci sta dando in questo momento. Creeranno una vera e propria esplosione di sapori all'interno del palato. Tra l'altro, come potete notare, sul soffitto ci sono un po' le erbe che sono l'eccesso del nostro orto, vengono essiccate e verranno utilizzate durante il periodo invernale, quando sarà inevitabile che l'orto ci dia di meno. E aggiungo io, danno un profumo pazzesco quando entrate in questa stanza, che è la prima cosa che vi colpisce quando siete qua dentro. Il nostro consiglio è di degustarle in un boccone, ma sentitevi liberi di fare come preferite. Chi sono io per non seguire gli ordini? La base è super delicata, impugnatela con delicatezza, se no rischiate di romperla. Dai già le istruzioni per quelli che verranno in futuro. I fiori non hanno tutti lo stesso sapore, senti delle note differenti in bocca. È molto interessante, ovviamente molto fresco, è un ottimo inizio. Questa esperienza è l'esperienza del periodo estivo, quando l'orto è al massimo della sua rigogliosità. Nel periodo invernale l'esperienza iniziale è diversa, ma fortunatamente ce l'abbiamo il b-roll di quando siamo
venuti un po' di tempo fa e quindi ve lo facciamo vedere. Sei sicura? Sì, sono sicura di averlo girato. Bene, ho dovuto rifare una capatina nell'orto, ragazzi, perché come al solito ho la fobia di tornare a casa senza aver fatto sufficienti clip. Succederà che poi ne avrò fatte più del dovuto. Mi stanno aspettando, quindi entriamo al ristorante. Partiamo con un sidro di mele bergamasco, vinificato in metodo classico. Abbiamo questa piccola azienda, si chiama Pecis, avendo loro un meletto storico in casa. Ho pensato bene di fare questo sidro che per eleganza e finezza può proprio ricordare un vino in metodo classico, ecco. Un'etichetta di Franciacorta, sicuramente una Franciacorta forse meno nota, Camilucci. Qui abbiamo una Perpetuelle, vuol dire che abbiamo questo spumante che va a fare il tiraggio nel 2019 dopo aver fatto una cuvée delle annate del loro miglior Chardonnay, diciamo dal 14 al 18, e poi va a fare la sboccatura nel 22, quindi 3 anni sui lieviti. Franci, a questo punto gin. Uno di quei pochi elementi della povertà della montagna che sono le patate. In Val Seriana abbiamo questa patata storica dalla piana di Rovetta e la facciamo in questo modo. Trovate questa sorta di chips di nuvola molto vetrosa, croccante, al di sopra il tuorlo d'uovo che viene marinato e poi grattato, e grattata la parte bianca la mascherpa, quindi è la ricotta salata e stagionata, chiaramente fatta da noi. Quindi l'idea è un po' di mettere insieme patata e formaggio, che di fatto ha sempre rappresentato per le persone di qui, non dico il cibo quotidiano, ma poco ci manca, ecco. Crunch migliore di questo non potevo chiedertelo. Questo disco di patata innanzitutto è fritto, croccante, salato, la mascherpa sopra ovviamente saporitissima, tuorlo d'uovo a riequilibrare il tutto, wow. Sull'effetto crunch non gli si può dire niente. Che buono, ragazzi. Apprezzo anche molto il fatto che hanno portato via i 2 menù grossi che abbiamo sfogliato all'inizio, ma ci hanno lasciato una versione in piccolo, in tavola, perché alle volte non sai a che piatto sei, quanti ne mancano, come si chiama un certo piatto, quindi secondo me è una cosa che è sempre utile avere. Parola dialettale, Bertani, una tradizione bergamasco-bresciana, era il modo più goloso, più immediato di consumare il merluzzo. Nei mercati c'era il banco del Bertani, sostanzialmente un boccone di merluzzo fritto. Andiamo a fare questa pastella con questo lievito madre di segale, rubiamo alla trota che poi assaggerete delle squame per dare un effetto di maggior croccantezza, e all'interno invece del merluzzo trovate questo famoso pesce siluro, no? I pescatori, noi abbiamo un pescatore sul lago, quando pescano un siluro hanno l'obbligo di non ributtarlo in acqua, no? Viene mondato, viene messo sotto sale per arrivare poi invece a questa eleganza, no? Sul piatto avete un'emulsione di acetosa, quella sopra l'acetosella, o intingete direttamente o vi aiutate con la palettina. La sfida di cucinare il siluro è questa: il siluro di base non è tanto buono, quindi bisogna lavorarlo tanto. È super apprezzabile che in un posto come questo si cerchi di trovare una soluzione per renderlo appetibile. Non salverai il mondo, ma stai facendo meno male che mangiare il solito tonno. Questo è un po' il senso. Quasi come spalmare il burro. Difatti ho una certa classe nel farlo. Molto buono, ragazzi. Sono riusciti nell'intento di renderlo goloso. Io, ragazzi, tenterò una tecnica diversa da quella di Franci. Invece che utilizzare la spatola di legno, scarpetto direttamente con la palletta. Fallendo miseramente. No, guarda qua, io non mi soffermerò più di tanto a dirvi pesce siluro sì, no. Questo boccone è super goloso. Dopodiché, se siete in una stanza isolata dove non c'è nessun altro e nessuno vi vede, si potrebbe usare la spatolina, per esempio. no, perché non pulisce come il dito. Questo è un piccolo orgoglio bergamasco. Riesling di Tosca, un 2016, siamo nella parte più occidentale della nostra provincia, con queste vigne attorno ai 500 metri di questa piccola Val Pontida. Il Riesling, con questo clima diciamo di alta collina, ha trovato lì una zona dove esprimersi al meglio. Un 2016, quindi inizia a avere anche una sua complessità, vendemmiato un po' tardivamente, un affinamento in acciaio con frequenti batonnage, quindi non conosce legno. Una bevanda fermentata a partire dai globuli del kefir d'acqua, succo di uva spina e un'aggiunta di verbena limonosa. Un
piatto che nasce per valorizzare, celebrare una banalità straordinaria. Un po' da nerd agricoli ci piace l'idea che ci sia un piatto che mette insieme due cose così semplici come l'uovo e il coniglio. Qua il coniglio lo trovate in una veste decisamente insolita, quindi crudo, in battuta, leggermente marinato, affumicato, sopra questa sorta di zabaione salato, diciamo, fatto con le nostre uova, questa salsa koji che darà la parte di bella freschezza dell'olio, la cipollina e della cicorietta passata alla brace. Questa è la terza volta che ho la fortuna di mangiare questo uovo. Perché? Non perché sono andata in cucina ad ingollarmene altre due Dillo. quando le telecamere erano spente, ma perché Insomma, fidatevi, l'ha già mangiato altre 2 volte. e questo è uno dei miei piatti preferiti. Spero che ne arrivino degli altri, che diventino preferiti anche loro, ma questo, ragazzi, è golosissimo. Super stratificato, quindi bisogna andare bene giù, battuta di coniglio, è così avvolgente. Poi ti arriva la nota acida, mentre dici ne voglio ancora un po', e per fortuna ce n'è ancora un po'. Se è un problema andiamo un attimo su in cucina, In generale mi piace molto quest'idea che il menù qui varia, come ci ha spiegato Giacomo, continuamente sulla base degli ingredienti disponibili e dei produttori che ci sono in zone da cui loro si riforniscono, e quindi ti capita di venire a distanza di magari anche di poco tempo e trovare già delle cose completamente diverse. Il coniglio crudo, molti di voi storceranno il naso, è una cosa che si può fare, e tra l'altro per i più affezionati di voi a questo canale, forse come direbbe Troy McClure, vi ricorderete di lui per altri video come Contraste. Per tutti quelli che pensano no, il coniglio crudo io mai nella vita, vi prego, per favore, venite da Contrada Bricconi e assaggiate quello di Michele, perché non tornerete più indietro. Ci hanno sottolineato giustamente che questa cosa qui non è da mangiare. Poi per carità, se il cliente la mangia, il cliente ha sempre ragione, però loro ti avvisano. Ci spostiamo un po' dalla valseriana, ma concettualmente, quindi abbiamo il ceviche. Io comunque ho un amore per il Sud America e ho cercato di ricreare quei sapori, no? Cosa importantissima, il leche de tigre, la base del condimento del ceviche che si fa in Perù. Noi qua l'abbiamo modificato un po' con quello che l'orto ci dava, pomodori verdi e tomatillos, li andiamo a fermentare e creiamo questo succo, estraiamo tutto e poi viene frullato con delle aromatiche, un po' di tagete, un po' di levistico, olio all'aglio orsino, salmerino leggermente marinato, e poi andiamo a metterci sopra quei tomatillos messi in salamoia e dell'origano cubano. Da tanto provavo a cercare un qualcosa veramente che avesse quell'acidità lì del lime, no? Quest'anno con la prova facendo questi pomodori verdi e tomatillos e un po' di peperoncino, andrete a assaggiare. Aveva la giusta acidità. Sembra di essere, sì, in Messico, in Perù. Servizio informale, ci si serve da soli con le posate e andiamo ad assaggiare questa meraviglia. Già quando lo descriveva io salivavo. Questi involtini, che buona l'acidità, ti riporta in Messico, effettivamente è vero, e a un certo punto arriva una leggera nota piccante. Brigata di mammoliti check. Voi pensavate di non essere sgamati, eh? Allora, stradelicato, la parte vincente di questo piatto, questo brodino freddo e acido che riesce un po' a riportarti in Sud America. Qui ragazzi c'è un menù unico per tutti, non potete ordinare alla carta, e da bere come al solito abbiamo preso un pairing per me di vini e Franci va con il pairing invece analcolico, quindi di kombuche e succhi. E siccome è un agriturismo, tutti i vini in accompagnamento saranno lombardi. E se vi state domandando che cos'è un tomatillo, e lui ve lo mettono sul tavolo. Per te una kombucha, shiso e rose. Vi servo questo Martina, è un rosato da uverbanno. Viene fatta una pressatura senza macerazione, viene questo rosato che va ad affinare in parte in cemento, in parte in legno, 1 anno di bottiglia, godibile, gastronomico, da abbinamento proprio. Sta per arrivare una certa cosa. Non c'è niente di originale nel servire il pane e il burro, lo sappiamo. Diciamo che abbiamo voluto svestire anche un po' il burro di questo aspetto molto gastronomico, quindi il burro montato. Dietro 1 chilo di burro c'è la centrifuga di almeno 25 litri di latte, c'è il pascolo, c'è il lavoro che facciamo dalla mattina presto. Partiamo dal latte intero, viene centrifugato, otteniamo la panna che poi facciamo anche maturare con un inoculo specifico e poi appunto si va a zangolare, si fa il panetto leggermente salato, ecco. Il pane, farro, frumento e segale, mulino storico di Cerete,
il pane e il burro, che nella loro semplicità devono prendersi a tutti gli effetti il ruolo di essere una portata, la dignità di essere una portata. Non essendo montato, come vi abbiamo fatto vedere in tanti video, ovviamente è molto più compatto. Anche qua sul crunch direi che non ci siamo. Te lo rifaccio? Ero ironico. Anche io ero ironica, volevo dare un secondo morso. Piccola riflessione sul burro, soprattutto su quello dal peggio. Solo dopo che lo abbiamo fatto con le nostre mani, da Nicolò, mi rendo veramente conto di quanto lavoro ci sia dietro questo prodotto e lo apprezzo un po' di più adesso. Non che prima non lo apprezzassi. La mia kombucha è addictive, nel senso che date il primo sorso e poi dite "ne voglio ancora!" e lo finite subito. Ma io resisto perché voglio assaggiare il vino di Giano, che è super felice che gli sto fregando tutto. Visto che non mi rimarrà più nulla da bere, vi va bene se vi faccio una digressione sull'acqua? Oggi è lunedì 18 settembre. Voi direte perché mi dai questa informazione? Dopo ve lo spiego. I nostri bottoni. La pasta di questo raviolo è verde, racconta l'orto, racconta la dieta. Viene farcito con una fonduta a base di uno dei nostri formaggi più stagionati. 12 mesi di stagionatura, fa una parte della sua maturazione in un bunker costruito tra la prima e la seconda guerra mondiale. Particolarità di questo raviolo è proprio l'aromaticità. Kefir accompagnato dal levistico, come la ruta, e la cicoria che viene leggermente ripassata sulla brace. In abbinamento con questo raviolo un succo a base di mela, mirtillo e un'acqua aromatizzata con il finocchietto. Allora, il formaggio all'interno del bottone è molto saporito. Quello che io apprezzo solitamente in questi piatti è il ruolo delle erbe che danno delle note amare che ti fanno salivare e non vedi l'ora di andare al boccone successivo. Tanto bello quanto buono. Questo è un altro piatto che lo assaggi e sei consapevole che a casa non potrai mai riproporlo, per cui Te lo gusti fino sì, all'ultimo boccone. l'accompagnamento di succhi, senza nulla togliere al vino, è veramente super interessante. Non lo prendo mai perché penso no vabbè voglio sentire, voglio provare i vini, esatto, però poi alla fine provo quelli di Franci e dico cacchio, però devo prenderlo anch'io il perin di succhi. È un peperoncino messicano, jalapeño, però che viene affumicato, morita, che incontrerete nel prossimo piatto. Altro piattino che non è da assaggiare, ce l'hanno portato per spiegarci il piatto che sta per arrivare. Si scopre che le lumachine non sono lumache ma un formato di pasta. In genere qua tu vedi questi tavoli che si dividono fra chi tira un sospiro di sollievo, chi è deluso e c'è sempre un po' questa gag di che cosa sia sta lumachina, no? Viene mantecata, diciamo così, con questa salsa bianca che cos'è? Burro affumicato e poi il siero innesto. Quando fai il formaggio hai il siero come acqua di risulta. Ne tieni una parte a temperatura ambiente, il giorno dopo nella lavorazione del latte questo siero innesto appunto fa da starter per le fermentazioni lattiche con questa parte di peperoncino che vi ha spiegato Davide, sopra i fiori del tagete con un significato anche gustativo oltre che estetico, scagliata lamelle, sarda essiccata di Montisola che facciamo anche leggermente affumicare. Dopo la rassicurazione del fatto che non si tratta di lumache ma soltanto di un formato di pasta, noi conoscevamo già questo piatto ed è un po' una sorta di comfort food, ragazzi. È formaggioso, acido, le lumachine che ve lo dico fa sono golosissime. Questo ragazzi è un altro piatto che in cuor mio speravo di ritrovare, meno male che è ancora in menù. Perché è sempre un po' una diatriba tra quello che speri di ritrovare e anche la tua voglia di provare cose nuove. Quello che mi piace di più è la nota affumicata e anche leggermente acida di questa cremina che condisce la pasta. Incredibile. E questo piatto, ragazzi, avete l'obbligo morale di rimandarlo in cucina pulito. Una parola è poca e due sono troppe. Questo rosso di Valtellina della Cristina Scarpellini tenuta a Cherché. Siamo nella zona più orientale. A me piace dire che dietro l'eleganza e la sobrietà, l'essere giocato in punta di piedi di questo vino c'è una mente femminile, perché un nebbiolo di montagna concepito in questo modo forse non può che venire da lì, ecco. E poi in bocca con una beva straordinaria, una macerazione di una quindicina di giorni a contatto con le bucce e poi va a fare un affinamento in cemento. Questo piatto è nato un po' per una necessità
necessità. Essendo che abbiamo iniziato l'anno scorso con questo piccolo allevamento di trota, abbiamo messo la trota in carta, abbiamo iniziato a lavorare su quello che era un po' lo scarto, no? La base del piatto cos'è? Una salsa fatta con grasso di trota, acqua di rabarbaro, li emulsioniamo a freddo, gli spaghetti vengono cotti, vengono bolliti per circa 17 minuti, scolati, vengono raffreddati non in acqua ma in una bulla a contatto col ghiaccio, viene mantecato con questo grasso e poi sopra andiamo a metterci delle erbe e le uova di trota che in questo momento stanno iniziando ad arrivare, condite con una sorta di olio affumicato. L'anno scorso abbiamo detto lo mettiamo in carta, il problema cos'era? Che dopo non mi bastava più lo scarto. Allora lì l'idea nostra è stata proviamo a contattare delle piccole aziende delle valli. E hai recuperato lo scarto. E gli recuperavo lo scarto perché loro lo smaltimento dello scarto lo pagano. E stavo pensando a quale spaghetto richiede 17-18 minuti di cottura. Allora, questo di solito è 12 minuti, lo prolunghi, quando lo togli è quasi scotto. Esatto. Recuperi raffreddandolo, la pasta già recupera al dente, andrete a assaggiare. Ragazzi, ma che bella spiegazione. Questo spaghetto è stato scotto, nel senso che ha avuto una cottura prolungata più del dovuto, ma poi è stato recuperato l'effetto del dente con il ghiaccio. Quindi sono molto curioso. Cioè, fingo curiosità perché in realtà lo conosco già questo piatto, ragazzi. Ma fingo curiosità. Questa cosa su YouTube non passa, però ragazzi lo spaghetto è assolutamente al dente. È freddo, è delicato, è buonissimo. Io mi aiuto con il cucchiaio di modo tale da riuscire a mangiare anche le palline, forse, perché è un po' complicato. E la cosa che mi piace di più di tutte sono le erbette fresche. Un filetto di trota cotto esclusivamente alla brace, solo dalla parte della pelle. Quindi abbiamo una pelle che rimane croccante e affumicata. La troverete come se fosse una chips. La salsa sul fondo, acqua di pomodoro, burro e crème fraîche. Olio aromatizzato con aghi di abete rosso tutto intorno. Prossimo abbinamento, un succo di ribes, uva spina e il rabarbaro, quindi una parte di acidità però ovviamente contenuta. No ragazzi, allora la crème fraîche, il burro che si sente sopra, l'olio aromatico. Allora, siccome Franci mi sottolinea che la crème fraîche è quella che ti fa volare, devo diminuire il boccone, inclinare il piatto e raccogliere crème fraîche che fa volare e trota. Capite che se voi lasciate da parte la pelle, voi perdete di questo piatto la croccantezza, la sapidità, cioè cambia completamente il piatto. Questi funghi non vanno mangiati, non perché sono Di plastica. ma perché non sono trattati e servono soltanto nuovamente a spiegare il piatto che sta per arrivare. Andrea Picchioni è sempre più conosciuto, pur essendo in realtà un produttore molto piccolo perché sono una decina di ettari. Ho pensato di servirvi l'Arfena. Parliamo di un pino nero che va a fare una macerazione una quindicina di giorni e questo affinamento poi in legno, un barrique di secondo, terzo passaggio. Ecco. Questo è un piatto che sostanzialmente omaggia quello che per noi in questo momento è un lavoro, ma è un lavoro estremamente appassionante, che è andare a cercare i funghi. Trovate il porcino che viene saltato in questa pentola a ghisa così sulla fiamma viva della brace, troviamo anche del finferlo. Questo fondo è un fondo che facciamo andando a fermentare i funghi, che è una parte di aromatiche del nostro orto ovviamente, e poi questa spuma che facciamo col sarcodon o steccherino bruno in italiano. Andiamo a seccarlo, a farne una polvere e dopo con questa polvere facciamo un brodo e lo andiamo a schiumare. Un pezzettone gigante di fungo porcino. Fungo al fungo, con schiuma di fungo, è delizioso. Il vino è incredibile. Per i miei gusti è il più buono che ho bevuto oggi. Ma andiamo al fungo. È croccante, le erbe ci accompagnano molto bene e mi piace l'idea che ci sia questa schiuma che è anch'essa un fungo. Questo piatto praticamente è un concentrato di funghi sostanzialmente. Mi fa molto ridere perché quando portano il bicchiere vuoto nuovo a Franci è il segnale che indica che si deve finire quello che non ha finito di quello che aveva prima. E quindi lei in fretta e furia si adopera per finire quello che non ha finito. Ultimo passaggio, succo di mela affumicata a freddo, quindi si fa un'affumicatura all'interno dello smoker utilizzando solo la parte più verde dell'abete rosso da cui siamo circondati. Interessante l'aggiunta di bacche di ginepro. Non avevo mai toccato con mano il rovo del ginepro e devo dire che pungicchia, ragazzi, quindi raccogliere le bacche non è proprio un lavoro super facile.
Questa è la nostra quaglia, viene cotta sulla brace, viene laccata, coscia e petto. Tra la coscia e il petto trovate questa foglia di cavolo riccio, quello che avete visto gigante nell'orto, saltato sul fuoco. Tra la coscia e il petto, un po' il cuore del piatto, trovate questa salsa jerk, che è un connubio fra la piccantezza del peperoncino e l'acidità del lime. L'acidità la inseguiamo, la riproponiamo con questa parte isusine fermentate. Sul fondo l'estratto di alloro, del sugo d'arrosto della stessa quaglia. Le foglie sopra, sentite il gusto, come interessante, sono le foglie del tagete. E la quaglia non è mai easy, No, esatto, la quaglia non è mai easy da mangiare in maniera elegante. Adesso poi spiegherò a Giano come mangiarla e a lui verrà da Dio. Te lo faccio vedere io, Franci, come si mangia la quaglia. Sei pronta? Sbagliato anche tu. Perché la quaglia, ragazzi, ha delle ossicine molto piccole e potreste far fatica nel capire come morderla. Guarda che bravo che sono stato. Dovrebbe essere più facile il petto. Ragazzi, è deliziosa. Ci tocca scarpettare anche nel fondo della quaglia. Non vi sembrerà vero, ma siete arrivati all'ultimo passaggio della parte salata. Il stracchino munta calda, con questa ossessione che abbiamo da anni di arrivare a fare uno stracchino che fosse estremamente cremoso. Passerei poi al Genus Bunker, quindi al formaggio che mandiamo ad affinare in questo bunker della Grande Guerra in Alto Adige, quindi il nostro formaggio di monte che affina in quel modo in un ambiente saturo di umidità. Che è quello dei bottoni. Che è quello che avete mangiato nel bottone. Infatti a me piace questo assaggio di formaggi perché vi permette di assaggiare tal quale dei formaggi che magari lungo il percorso sono stati degli ingredienti. La mascherpa, per esempio, era quella grattata sulla patata all'inizio, no? Quindi ricotta salata e stagionata. E poi qui una lattica vacina. L'unica cosa che andiamo a fare di esogeno è aggiungere della muffa che aiuta questa cremificazione sotto crosta, rimanendo poi questo cuore gessato, no? Abbiamo però fatto il pensiero ad un pane specifico per il formaggio, che è questo pane in cassetta, questa parte di semi, una prevalenza di segale ad hoc per l'assaggio dei formaggi. Iniziamo la parte dolce con un forte richiamo alla nostra identità. Gelato allo stracchino, timo limone, al di sotto troverete questo aceto di sambuco che abbiamo fatto l'anno scorso, una parte anche di more selvatiche raccolte in questi giorni e della composta di rabarbaro che darà questa parte anche di grande freschezza. Mi incuriosisce tantissimo lo stracchino, il rabarbaro e le more selvatiche, ha l'acidità tipica che contraddistingue lo stracchino. Questo dolce, questo creme caramel nato proprio per dare enfasi alla tematica del fieno. La fienagione è stata la pratica che abbiamo ricominciato a fare perché è talmente faticoso fare fieno in montagna che è la prima cosa che normalmente viene abbandonata, no? Mettiamo in infusione, diciamo, il fieno preventivamente tostato all'interno del latte in modo che lasci il suo aroma, e la parte che ricorda appunto un caramello è questa lacca al fieno che viene fatta proprio tostando il fieno, che poi va proprio a dare questi sentori un po' caramellati. Andiamo a servirlo in questo tumbler col ghiaccio, c'è una kombucha e questa parte sempre di lacca fieno. Che buono, super leggero e ha un retrogusto di fieno, giustamente dopo tutto lo spiegone, veramente interessante. E poi un po' di kombucha on the rocks, come se fosse un amaro. Siamo alla fine, guardate ancora che impiattamenti pazzeschi che stanno arrivando. E il fieno lo si sente già al naso. Mi piace molto quest'idea del caramello che in realtà è ricavato sempre dal fieno. Che cos'è? Questa è una caramella di siero. Siero, acqua di risulta la lavorazione del formaggio. La cucina ne ruba una piccola parte all'uso tradizionale, lo si va a cuocere, restringe, evapora la parte acquosa e caramellizza la parte zuccherina che è molto presente nel siero, cioè il lattosio. La caramella ha una parte di dolcezza, però ha la sapidità, vi resterà il sale in bocca perché il siero è ancora ricco di sali minerali. Poi ha l'acidità perché il siero fermenta, e poi abbiamo anche un aspetto erbaceo, floreale, per via di questo tuffo che facciamo fare alla caramella in questo, diciamo, misto di erbe e di fiori del nostro orto. E a questo punto sembra brutto non farvi vedere anche il piano di sopra, ragazzi. Quindi avete una sala anche al piano di sopra e di fronte c'è la cucina. Wow. Beh, alla fine non è enorme. Piccolina ma è giusta, insomma, per come abbiamo strutturato il menù. Qua c'è la brace. Da questo angolo escono la maggior parte, diciamo, dei nostri piatti. Ok. Fuoco vivo, invece brace da carbone. Qua avete la vista della montagna. Quindi abbiamo una gran bella vista.
Allah, Pranzo finito. siamo un po' inclinati. Siamo un po' inclinati. Tiriamo le somme. Facciamo un pisolino prima, poi tiriamo le somme dopo. Pisolino prima. Posto pazzesco. È un po' fuori mano, bisogna inerpicarsi un po', ma d'altronde se volete venire in montagna, avere questa vista e stare in mezzo alla natura, non potete essere in centro a Milano. Nella vita bisogna ogni tanto inerpicarsi. Il posto dentro, tra l'altro, è bellissimo, accogliente, arredato con un gusto pazzesco, cuoricino per me. Tutto scavato nella pietra. No ragazzi, non è scavato nella roccia, è un vecchio borgo ristrutturato. E montiamo solo questa. Pensa che non abbiamo neanche bevuto così tanto e siamo scemi di base. Esatto. Taxi? Sono stati piatti golosi, belli da vedere. Con ingredienti ultra locali. Ci hanno fatto visitare l'orto che è immenso, dove il cavolo riccio regna sovrano. Il cavolo riccio fa brutto se venite. La stalla, hanno gli animali. La mia top 3 dei piatti preferiti sono stati L'uovo di coniglio. l'uovo di coniglio e vabbè, i bottoni, le lumachine, che in realtà non sono lumache ma è pasta, e anche il creme caramel mi è piaciuto di brutto. Io aggiungerei anche la trota e la sua pelle bruciata con il fondo di creme fraiche e burro. Tanta roba. E all'inizio abbiamo apprezzato tantissimo che Giacomo si sia preso del tempo per farci vedere l'orto e raccontarci un po' la filosofia di Contrada Bricconi. E secondo me è di grande valore aggiunto per capire la filosofia di ciò che poi alla fine vi troverete all'interno del piatto. Perché vi ho detto che oggi è il 18 settembre, ragazzi? Perché dovete sapere che il 14 novembre esce la nuova guida Michelin con le nuove stelle. Ad oggi, 18 settembre, questo ristorante non risulta essere un ristorante stellato, ma Ha solo la stella verde. Siccome i piatti sono clamorosi, noi vogliamo giocarci questa scommessa e lo diciamo qui, lontano da occhi e da orecchie indiscrete, perché se l'avessimo detto dentro probabilmente tutta la brigata si sarebbe toccata le palle. Quindi lo diciamo qua che siamo da soli. Noi contiamo sul fatto che all'uscita di questo video probabilmente sarà cambiato qualcosa. Allora il Abbiamo conto... pagato? Aspetta, che qua si genera il casino. ma veramente pagate? Al di là del fatto che ovviamente facciamo vedere un conto finto che abbiamo stampato con la nostra stampante di casa, perché in realtà lo sapete che tanto ci offrono dappertutto. Quanto costa il menù? Il menù costa 115 euro. Che è un signor prezzo. L'abbinamento vini 55. Che è un altro signor prezzo. Quello dei succhi 30. Oltre a tutto questo ci sono arrivati 2 piatti extra e la degustazione formaggi che sono da pagare a parte, motivo per cui il nostro conto totale E di 370 euro. tutto chiaro? Dopo aver fatto questa disamina che non la faccio manco davanti al mio commercialista, Veniteci se potete, mi raccomando, fate like, condividete. Qual era la terza? il 3, Paolo Maldini il 3, Albertini, Costa Curta, Baresi, Dai che Donadoni, Dai che è appena perso il Ancelotti, derby. Van Basten, Culli Tevani.